Ciao ragazzi, oggi abbiamo una lista delle top 5 skill che ogni palestrato deve avere. Numero 5. Saper tagliare petto di pollo e di tacchino. Skill base da sopravvivenza urbana. Saper sfilettare la carne è il primo passo per guadagnare indipendenza alimentare e risparmiare senza rinunciare alla qualità. Sappiamo tutti che al supermercato un chilo di petto di pollo già affettato può costare nel caso migliore 10 euro al chilo, mentre quello intero te lo porti a casa a 8 euro. Facendo due conti, 5 chili interi corrispondono grosso modo a 4 chili puliti, affettati da te. Quando compri il petto a fette già pronte, paghi il servizio, ma spesso ti ritrovi con nervetti, grasso e tagli imprecisi che poi devi comunque sistemare. Invece, se lo fai tu, lo fai come piace a te. Pulito, sottile, preciso. Ma non solo. Imparare a maneggiare un coltello ti rende più autonomo in cucina, più veloce nella preparazione dei pasti e più creativo con i tagli. Un giorno è petto a fette, un altro straccetti e un altro ancora bocconcini. E poi c'è la componente psicologica. Quando prepari da te la tua fonte proteica principale, la senti più tua. Un po' come quando monti i mobili dell'IKEA. Numero 4. Riciclare i barattoli degli integratori. Qui parliamo di vera e propria ingegneria funzionale domestica. Chiunque prende integratori in modo regolare si ritrova con una collezione di barattoli, misurini, buste di ogni tipo. Lasciarli lì è uno spreco. Riciclarli invece è una forma d'arte. Io, per esempio, riciclo i barattoli grandi attaccandoci sopra l'etichetta ritagliata dalla bustina dell'integratore che compro online. Oppure travaso capsule piccole dentro confezioni giganti tipo gli omega 3. 2 barattoli da 120 capsule dentro uno da 240? Semplicissimo. Stesso discorso per i misurini. Trovare quello giusto e tenerlo come reliquia da usare su tutte le polveri è quasi uno sport. Fa parte della sopravvivenza funzionale del palestrato. Niente si spreca, tutto si riusa. Numero 3. Vestirsi da barbone. Non c'è vergogna nel tirar fuori il massimo con il minimo. Anzi, è arte. Rubare le magliette ai propri papà, comprare top basic nei fast fashion, vestire comodi e funzionali. È una scelta, non una rinuncia. A parte le scarpe, dove lì spendo un po' di più, tutto il resto può tranquillamente costare poco. Maglietta termica e felpa d'inverno, rigorosamente sporca di caffè, top da 3 euro di Primark e leggings presi da Decathlon. In fondo, la palestra non è una sfilata. E se lo è, mi presento con la mia scaccione build e spingo lo stesso. Non confondiamo l'essere trasandati con l'essere funzionali. La barbonaggine del palestrato è un mix di praticità, personalità e priorità. Perché diciamocelo, in palestra sudi, ti appoggi sui tappetini e fai hip thrust col bilanciere schiacciato sul bacino. Numero 2. Non dipendere da nessuno. Questo, più che una skill, è un pilastro. Senza indipendenza, tutte le altre vacillano. Indipendenza non vuol dire sapere tutto o non chiedere mai aiuto. Vuol dire saper valutare, scegliere e poi agire in autonomia. Avere spirito critico. Non cadere nel feticismo dell'ultima routine miracolosa vista su TikTok, né nell'idea che serva per forza un coach per fare qualsiasi cosa. Certo, in caso di agonismo o esigenze particolari, il discorso cambia. Per molti la palestra è un hobby, non una carriera.
E in quel caso, la vera forza è costruire un tuo metodo, informato ma personale. Nel mio caso faccio tutto da me: allenamento, dieta, scarico, integrazione. Non per orgoglio, ma per efficienza. Indipendenza significa anche saper fare la spesa da sola, saper cucinare, saper gestire i propri ritmi e fuori dalla palestra saper lavare i piatti, tenere in ordine casa, gestire le finanze, organizzare le giornate. Essere indipendenti è una skill che ti cambia la vita, non solo il fisico. Menzione speciale numero 1. La costanza. La skill più sottovalutata e al tempo stesso la più potente. Non serve fare tutto perfettamente. Basta fare tutto abbastanza bene, abbastanza a lungo. La costanza ti salva quando manca la motivazione, quando hai poco tempo, quando l'allenamento non va come speravi. Ti fa fare progressi invisibili, che poi un giorno diventano evidenti a tutti. È ciò che trasforma una fase in uno stile di vita. È ciò che distingue chi si allena davvero da chi si iscrive a gennaio. Essere costanti con allenamento, alimentazione, sonno, gestione dello stress è il vero superpotere del palestrato. Ed è anche la cosa più replicabile, più semplice e meno sexy. Ma proprio per questo, la più efficace.